Contorno assolutamente fantastico. La ricetta di oggi, la vera, enorme, gigantesca per me ovviamente, complicazione è il nome. Kapusta zazmazana. Io credo che la pronuncia sia terrificante, però il piatto è buonissimo. Questo è un piatto polacco, andiamo a farlo. Allora, si parte, krauti, i classici nostri krauti che troviamo al naturale, che tra l'altro sono buonissimi. Da mangiare così. E mettiamo in una pentola. Ci aggiungiamo timo, se non avete il timo fresco mettete il timo secco, ovviamente. Un rametto di timo, 3 foglioline, ok, un pizzico di pepe in grani, del cumino, in semi, non in polvere, un paio di foglie di alloro e poi circa 2 bicchieri di acqua e un cucchiaino di zucchero, cucchiaino raso, cucchiaino di zucchero. Accendo il fuoco. Una cosa che non ho detto, perché in realtà l'ho fatta fuori dal video, mi rendo conto che tante volte faccio delle cose così, do per scontato questo. In genere i krauti che compriamo noi sono abbastanza già fini, ma nel caso sono magari dei pezzi un po' più grossi, sbriciolateli leggermente a mano. Ora copro. Allora, considerate, più o meno devono cuocere circa una mezz'oretta, però potrebbe essere che magari ci vuole un pochino di meno. Si devono semplicemente intenerire. Ci vediamo fra un pochino. I krauti sono pronti, ora si prosegue la ricetta. Una bella casseruola, ci metto un giro d'olio. Allora, in realtà nelle ricette, in tutte le ricette che ho visto, si usa l'olio di semi, ovviamente. Però con l'olio d'oliva secondo me viene più buona e quindi ci metto l'olio d'oliva. E vado a preparare le cipolle. Accendo il fuoco e metto la cipolla. Ora questa cipolla va fatta rosolare molto bene. Se serve, perché poi a un certo punto tanto ve lo faccio vedere, si aggiunge un pochino del liquido che è rimasto nella cottura dei krauti. Considerate questa operazione qui che si sta facendo, ci vorranno 5 minuti abbondanti. Aggiungo ancora un po' del liquido e ora vado a preparare la pancetta stufata affumicata. Questa è fantastica. Se non riuscite a trovarla, per questo si trova ormai anche nei supermercati, nei negozi rumeni per esempio si trova facilmente ed è assolutamente fantastica. E si taglia a dadini, vedete? Ora aggiungo la pancetta, un pochino mangiata, direttamente nella casseruola insieme alla cipolla. E si fa rosolare bene. Non trovate questa pancetta, perché magari dove vivete voi non ci sono negozi o supermercati che vendono questo tipo di pancetta, non vi fate fermare da questa cosa qui, comprate del prosciutto arrosto, quello che si trova facilmente, anche del prosciutto cotto, poi alla fine magari non avrà tutto quel sapore, però la ricetta verrà molto buona lo stesso. Qui sta rosolando, a questo punto si aggiunge l'aglio. L'aglio non obbligatorio, se non vi piace l'aglio non mettetelo, ma però serve. E affettatelo. E si aggiunge nella casseruola.
Ora si aggiungono i crauti. Ora si lascia nella casseruola a insaporire per qualche minuto e poi dopo si può servire e mangiare. Allora, ora va assaggiato più che altro perché avete visto io non ho aggiunto sale qui, quindi sentiamo un pochino, un pochino sì, e invece un bel pizzico di pepe ci sta benissimo, facciamo anche 2 pizzichi di pepe, giro bene. E ora me ne prendo un pochino così l'assaggio. Ecco qua. Ora vi dico subito, Bruciava un po'. Molto buono. Allora, una cosa che non ho detto prima è: se non apprezzate troppo la sensazione di acidità che danno i crauti, mettete a bagno per una mezz'oretta i crauti in acqua fredda e poi fate tutta la ricetta come abbiamo fatto ora. Invece a me piace questa parte di acidità, questo è veramente un gran bel contorno. Dal nome impronunciabile, i polacchi devono veramente avere pazienza e mi scuso con loro per la mia pronuncia indecente, però il piatto è veramente buono. Contorno assolutamente fantastico. Alla prossima ricetta polacca. Ciao!